Se io dico voglio fare una torta, posso sostituire una torta con un pronome diretto, singolare, femminile, cioè il pronome la, e quindi posso dire voglio farla. E sappiamo che possiamo anche spostare quel pronome prima del verbo volere e dire la voglio fare. Ma quando dico preferisco fare una torta, il pronome la si può mettere solo dopo il verbo fare, quindi si può dire preferisco farla, ma non si può dire la preferisco fare. Quindi la domanda è: quando si può spostare il pronome prima del primo verbo? La grande grammatica italiana di consultazione elenca 3 categorie di verbi con i quali è possibile far risalire il pronome. La prima è quella forse più conosciuta, quella che forse molti già conoscono, cioè la categoria dei verbi servili o modali. Volere, dovere, potere, e aggiungiamo anche sapere quando viene usato come verbo servile. Quindi possiamo dire devo andarci o ci devo andare. Non hanno potuto ricevermi o non mi hanno potuto ricevere. Prima ho detto pronomi, sarebbe meglio dire clitici, perché dobbiamo ricordarci che anche ci e ne si spostano prima del verbo. Quindi tutto quello che dico qui vale per i pronomi diretti, i pronomi indiretti, i pronomi riflessivi e poi ci e ne. Anche se magari io ogni tanto dico semplicemente pronomi. Come ho detto, questo vale anche per il verbo sapere. Non ha saputo dirmelo o non me l'ha saputo dire. In questo caso ho usato 2 pronomi, il pronome indiretto mi e il pronome diretto lo. Perché ho detto che sapere si comporta in questo modo solo quando è usato come verbo servile? Perché può essere usato anche in altri modi. In questo caso, nell'esempio che abbiamo appena visto, l'ho usato come verbo servile e il significato è più o meno quello di essere capace di. E si vede anche che non c'è una preposizione fra il verbo sapere e poi il verbo all'infinito. Quindi questo è l'uso di sapere come quando diciamo non so nuotare o so cucinare. Ma c'è anche un altro uso di sapere. Possiamo dire, per esempio, Anna sa di essere intelligente, che può diventare Anna sa di esserlo, ma non può diventare Anna lo sa di essere. Quindi in questo caso la risalita del pronome non è ammessa. La seconda categoria è quella dei verbi di moto. Parliamo di costruzioni come andare a, venire a, tornare a, più naturalmente l'infinito. I più comuni sono probabilmente proprio andare e venire. Con il verbo andare potremmo dire, per esempio, Anna va a prendere Gianni, che può diventare Anna va a prenderlo, oppure Anna lo va a prendere. Anche in questo caso, quindi, il pronome si può mettere dopo l'infinito oppure prima del verbo andare. Vediamo un esempio con il verbo venire. Anna è venuta a trovarmi, oppure Anna mi è venuta a trovare. In questo video non voglio parlare della scelta dell'ausiliare e neanche dell'accordo del participio passato, per non fare un video troppo lungo. Questo sarà poi l'argomento del prossimo video. Qui voglio parlare solo di queste categorie di verbi con i quali è possibile far risalire il pronome. Le complicazioni le vedremo più avanti. La terza categoria è quella dei verbi aspettuali o verbi fraseologici. Sono verbi che si riferiscono all'aspetto di un'azione. Parliamo di costruzioni come queste: stare per, cominciare a, iniziare a, continuare a, finire di, più ovviamente l'infinito. Si vede che sono verbi che si riferiscono al momento di un'azione, cioè poco prima che l'azione cominci, poi l'azione che comincia, poi che continua, poi che finisce. Per questo si chiamano verbi aspettuali. Quindi, per esempio, la frase ho cominciato a scrivere un libro può diventare ho cominciato a scriverlo oppure l'ho cominciato a scrivere. Finora ho usato sempre pronomi diretti, mi pare, ma possiamo avere anche un pronome indiretto, come in questa frase presa dalle notizie sportive. Quando il direttore di gara si è girato e gli ha dato le spalle, Cristiano Ronaldo gli stava per tirare un pugno. Quel pronome indiretto gli
si riferisce al direttore di gara, che sarebbe poi l'arbitro della partita. E qui vediamo appunto la costruzione stava per. Gli stava per tirare un pugno. Possiamo dire gli stava per tirare un pugno oppure stava per tirargli un pugno. Quindi queste sono le 3 categorie di verbi con i quali si possono far risalire i clitici. C'è un altro verbo che mi pare non venga menzionato nella grande grammatica italiana di consultazione, ma che dovrebbe essere incluso nella lista, infatti compare anche in altre grammatiche. È il verbo riuscire, nella costruzione riuscire a. Non riesco a fare l'esercizio può diventare non riesco a farlo oppure non lo riesco a fare. Fra un attimo vedremo che c'è anche una 4ª categoria di verbi con i quali a volte è possibile la risalita. La metto alla fine perché è un po' più incerta delle 3 che abbiamo appena visto. Ma prima c'è una cosa importante che voglio ricordare, ed è che non tutti percepiscono queste frasi, cioè quelle che abbiamo appena visto negli esempi, non tutti le percepiscono allo stesso modo. Per alcuni saranno più naturali le frasi con il pronome alla fine, per altri saranno più naturali le frasi con il pronome all'inizio. Potrebbero esserci anche delle differenze a livello regionale, magari in alcune regioni si preferisce una costruzione piuttosto che un'altra, o semplicemente anche differenze a livello personale. Io per esempio uso indifferentemente la costruzione con il pronome alla fine o con il pronome all'inizio con i verbi servili, quindi non sento molta differenza fra le frasi lo voglio fare o voglio farlo, mentre con le altre 2 categorie, i verbi di moto e poi i verbi aspettuali, tendo a mettere il pronome dopo l'infinito, ma è solo una mia preferenza personale. La 4ª categoria a cui ho fatto riferimento prima è quella di verbi come provare, tentare, cercare. Quindi tento di finire il lavoro entro domani potrebbe diventare tento di finirlo entro domani oppure lo tento di finire entro domani. Questa seconda frase potrebbe apparire un po' strana a qualcuno. Io personalmente non la userei, però appunto anche questi verbi in certi casi ammettono la risalita del pronome. Come ho detto prima, sono frasi un po' più incerte. Prima di finire voglio mostrare alcune costruzioni che invece non ammettono la risalita del pronome, perché è importante anche ricordarsi quando non è possibile, non solo quando è possibile. Vediamo alcuni esempi. Anna ha detto di lavare i piatti può diventare Anna ha detto di lavarli, ma non Anna li ha detto di lavare. Quindi non si può far risalire il pronome con queste costruzioni. Ha detto di, pensa di, eccetera. Poi abbiamo il verbo preferire che abbiamo visto all'inizio. Preferisco lavare dopo i piatti. Può diventare preferisco lavarli dopo, ma non li preferisco lavare dopo. Il verbo preferire non appartiene a nessuna di quelle categorie che abbiamo elencato. E un ultimo esempio con il verbo decidere. Ho deciso di scrivere una lettera al ministro, può diventare ho deciso di scrivergli una lettera, ma non gli ho deciso di scrivere una lettera. Grazie a tutti per avermi seguito fin qui. Se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!